Gaudì, considerate che è un architetto, viene da una famiglia proletaria di lavoratori, di operai, nasce in Catalogna, non ebbe figli, anche perché non si sposò mai, e lui ha condotto una vita quasi da monaco, tanto che è stato considerato proprio anche l'architetto, vi dicevo, di Dio. Una vita vissuta in solitudine, vissuta proprio anche nella povertà. Considerate che lui si mise anche a chiedere l'elemosina pur di continuare l'opera della Sagrada Famiglia. E lui, alcuni elementi che lo contraddistinguono sono quelli di essere un architetto che teneva molto alle sue origini, quindi alla Spagna, alla Catalogna, che aveva uno spiccato nazionalismo, allo stesso tempo aveva un senso veramente dell'osservazione del mondo naturale, lo vedremo proprio nelle sue opere, e poi è un artista che studia a fondo anche l'architettura che lui conosce in Spagna. Considerate, ha fatto una fine tragica, non so se lo conoscete la sua fine, qui è sepolto, vedete la sua tomba, è sepolto proprio all'interno della Sagrada Famiglia, nella cripta, nel tempio, diciamo, che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita alla costruzione di questo tempio. Lui muore a Barcellona investito da un tram, ma il tragico, sapete qual è? È che nessuno lo riconosce, perché lui era vestito quasi come un barbone. Quando praticamente viene investito, nessuno si accorge che era Gaudì, anzi pensano che fosse un indigente, una persona appunto addirittura ci furono dei taxisti, viene detto, che rifiutarono di dargli un passaggio. Poi fu soccorso e quando poi si accorsero che all'indomani lui non era andato come andava tutti i giorni a lavorare alla Sagrada Famiglia, ci si accorse che quell'indigente, si credeva appunto un indigente, anche perché era vestito in maniera semplice e da poveruomo, era proprio Gaudì. Ci fu un funerale incredibile in cui partecipò veramente mezza Barcellona, continuarono tutti a seguire il feretro e venne poi deciso di tumularlo proprio all'interno di questa Sagrada Famiglia che poi vedremo. Questa è la sua sepoltura e questa è ancora la sua sepoltura all'interno della Sagrada Famiglia. Considerate che 7 opere di Gaudì sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e sono il Parco Güell, il Palazzo Güell, la Sagrada Famiglia, la Casa Batlló, la Casa Milà, la Casa Vincent e la cripta della colonia Güell. Ecco, questa è l'immagine del Parco Güell. Chi è stato qui, io ci sono stata, è un'esperienza bellissima perché sei catapultato, vieni catapultato in un mondo di colori e di fantasia. Allora, veniamo subito a capire quali sono le influenze, diciamo, di Gaudì e come si evolve il suo stile. Considerate che anche Le Corbusier lo definisce il plasmatore della pietra, della perizia e del ferro. È considerato appunto da tutti il massimo esponente del modernismo e le sue fonti di ispirazione sono una, l'arte neogotica. Lui, lo sapete, no? C'è il periodo del revival del gotico. C'era per esempio Jean Viollet-le-Duc, che è un architetto, un restauratore, che diciamo riporta in auge l'arte gotica e lui, quindi si parla di stile neogotico, e lui recupera questo legame, diciamo, con l'arte antica del passato, ma anche un legame con le arti orientali. Ecco, conosce grazie a chi? Le arti orientali le conosce perché ha letto William Morris, Ruskin e quindi ha letto delle fonti importantissime. Quindi ritroverete le guglie, per esempio pensate alla Notre Dame di Parigi, le troverete anche nella Sagrada Famiglia, oppure pensate a tutta la carta d'apparati che abbiamo visto anche quando abbiamo fatto i preraffaelliti, no? Ruskin e Morris, vi ho fatto vedere la carta d'apparati interamente realizzata con un processo artigianale, quindi un'arte veramente straordinaria. Ecco, e lui già in opere come Casa Vincent oppure Palazzo Güell già inizia a inserire questi elementi orientali. E lui perché conosce l'Oriente? Lo conosce anche grazie alle fotografie, a una grande collezione di fotografie di arte egizia, cinese, indiana, anche persiana. E qui lo capite bene, guardate per esempio anche queste maioliche
oppure questa torre. eh, e qui capite bene che quest'arte lui la recupera in pieno nelle sue architetture. Quindi unisce lo stile moresco anche all'architettura islamica. Però una cosa che è interessante, lui decide di usare materiali come laterite e pietra grezza e per esempio non usa il calcestruzzo. Il calcestruzzo è uno di quei materiali invece che era in auge e lui ecco non lo usa il calcestruzzo, anzi fa una cosa particolare. Usa materiali di scarto, ve l'avevo anticipato, cocci colorati, che prende lavorazione proprio anche della ceramica, scarti della ceramica, li applica e vanno a formare dei mosaici che diventano astratti, sono, a volte usa dei frammenti vitrei, sono tutti elementi che sono di una bellezza per la luminosità, il colore così luccicante e creano delle superfici veramente straordinarie. Andremo a vederle poi nel dettaglio. Un'altra fonte di ispirazione è sicuramente la cattedrale della Sacra Croce di Santa Eulalia in Barcellona. È una cattedrale del XIII secolo, avviata nel XIII secolo. Sicuramente vi renderete conto come queste guglie, ritroveremo anche nella Sagrada Famiglia, sono proprio elementi a lui cari, alla tradizione anche della sua Barcellona.